Plutone viene spesso associato a un concentrato di energia oscura e quindi tende a evocare immagini infernali che fanno venire i brividi alla schiena. In realtà Plutone ci conduce sì in una dimensione infera, ma non per adescarci o torturarci, bensì per iniziarci a un viaggio di trasformazione. Plutone è il signore degli inferi, è l'Ade greco che regna sull'oltretomba, è il dio dei morti e di tutto ciò che è occulto e il suo giudizio è implacabile. Di fronte a lui qualsiasi vita umana diventa pulviscolo e affrontarlo vuol dire fare i conti con la precarietà dell'esistenza umana, almeno su questo piano di realtà. Oggi ci siamo, domani potremmo non essere più qui. Che cosa siamo allora? Che cosa resta di noi? Anche il nostro ricordo pian piano tende ad affievolirsi e di noi non resterà più niente su questa terra. Plutone da questo punto di vista è davvero spietato, ci guarda in faccia e nei suoi occhi vediamo riflesso il nulla della nostra piccola vita rispetto all'infinito, rispetto all'infinità che scorgiamo invece negli occhi del Signore della morte, che poi è anche il Signore dell'eternità. Eppure è proprio in questo sguardo penetrante e assoluto che possiamo comprendere l'inutilità di attaccarci alla nostra buffa personalità e iniziare a sognare più in grande. L'unico modo per sopravvivere a noi stessi è identificarci con qualcosa di più grande, di eterno. Gesù si è identificato nel Christos, il Messia, si è consacrato a Dio e si è elevato così a un valore puro, trascendentale, spirituale, inviolabile, immortale. Intendiamoci, non voglio apparire blasfema invitando qualcuno a emulare Gesù, ma questo è uno dei simboli più alti dell'identificazione con qualcosa di più grande del misero ego personale. E lo stesso possiamo dire di Siddhartha Gautama, meglio noto come il Buddha, o di Maometto e via di seguito. Tutti uomini che hanno saputo guardare Plutone negli occhi e trovare una ragione di vita più grande di loro stessi. Volendo possiamo anche abbassare un po' il tiro e pensare a Socrate o Platone, che si sono identificati con la ricerca filosofica e spirituale, segnando il loro tempo e lasciando un segno indelebile del loro passaggio su questa terra. Ma anche Giovanna d'Arco o Leonardo da Vinci o Einstein o Gandhi. E a dirla tutta, non dovremmo nemmeno limitarci ai casi universalmente considerati positivi. Hanno segnato la storia anche Cleopatra, Erode, Nerone, Attila, Caterina de' Medici, Stalin, Hitler, Pol Pot. Tutti, in un modo o nell'altro, hanno lasciato un'impronta su questa terra, un'impronta che rimane ancora per noi. Questi personaggi hanno saputo incarnare un'epoca, impersonare lo spirito del tempo. Hanno saputo accogliere in loro e incanalare le istanze di un popolo. In tutti loro, dal più luminoso al più tenebroso, c'è la forza di migliaia di anime. Queste persone non erano sole. Ed è per questo che il potere insito in Plutone li ha resi così potenti, così forti, immortali, simili agli dei. Ed ecco allora che iniziamo a scorgere l'influsso transpersonale di Plutone. Plutone che in astrologia ci parla di potere, quel potere che può essere esercitato sugli altri, alcune volte anche addirittura a danno degli altri, oppure su se stessi, che è la forma più vera ed elevata di potere. In alcuni dei personaggi che ho menzionato scorgiamo il potere della volontà esercitata su se stessi, per disciplinare gli istinti, per conquistare la libertà personale e per compiere la propria missione. In altri, più banalmente, vediamo la brama di potere mondano e materico.
In entrambi i casi si può lasciare un'impronta del proprio passaggio nel mondo, ovviamente in modi diversi. Le modalità più nobili si prestano a diventare il potere di un ideale condiviso, un ideale di verità, libertà, amore, pace, rispetto, condivisione e cooperazione. Questi valori possono diventare la spinta a trascendere il piccolo ego personale per identificare se stessi con qualcosa di più grande. E se quell'ideale è presente nell'anima della gente, allora si presta a impersonare lo spirito del tempo. Per l'interpretazione completa potete guardare il video L'umanità al bivio, morire o cambiare, Plutone in acquario. Se apprezzate il contenuto del presente video vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi al canale, attivando la campanella per non perdere le prossime pubblicazioni. E se apprezzate la mia opera di divulgazione c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale per sostenere il mio lavoro, oppure potete fare una libera donazione tramite PayPal che è indicato in descrizione sotto ai vari video, compreso questo. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono già abbonati o che mi hanno fatto giungere il loro affetto e gradimento attraverso una donazione, e ringrazio fin d'ora chiunque voglia aggiungersi alla compagnia. Grazie a tutti per l'attenzione, un grande abbraccio e buona fortuna.